Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo di Button Box e lo facciamo con Apex Sim Racing, un produttore storico nell'ambito di periferiche dedicate al sim racing, specializzato soprattutto in dashboard e appunto Button Box. Sul suo sito, vi lascio il link in descrizione, trovate una variabilità incredibile di prodotti che spaziano dai rim alle dashboard alle Button Box. Ce ne sono veramente per tutti quanti i tipi di postazione e soprattutto di necessità. Oggi in particolare grazie alla collaborazione col canale avrete anche accesso ad uno sconto del 5% disponibile su tutti quanti i prodotti della gamma Apex Sim Racing, quindi se siete interessati e siete in procinto di acquistare una dashboard andate a dare un'occhiata sul suo sito che vi ripeto vi lascio in descrizione. Oggi in particolare parliamo di un prodotto specifico per possessori di postazioni SimLab, in particolare la P1X, che è una delle postazioni più vendute a livello globale. Parlo della Button Box che viene definita P1X Dashboard. Particolare perché è caratterizzata da due elementi, uno di destra e uno di sinistra, che si vanno ad integrare perfettamente all'interno del supporto frontale della postazione appunto di SimLab. Il supporto frontale che possiede due asole che vengono sfruttate da questa soluzione per andare ad ampliare il comparto degli input. Il P1X Dashboard ha un costo di circa $170, prezzo che però può aumentare in funzione degli accessori e delle tipologie di configurazione scelte in fase di acquisto sul sito di Apex. È possibile infatti scegliere la classica configurazione di pulsanti oppure optare per dei pulsanti NKK che hanno un feedback tattile leggermente superiore. Si può scegliere anche se aggiungere, togliendo però un pulsante momentaneo, il joystick a 7 posizioni che va ad ampliare ancora in maniera maggiore gli input disponibili per questa Button Box. Entriamo adesso nel vivo della recensione ed andiamo a scoprire nel dettaglio questa P1X Dashboard di Apex Sim Racing. La P1X Dashboard vi arriva all'interno di una confezione abbastanza spartana dove però gli oggetti sono ben imballati e ben protetti. Oltre alle due unità della Button Box, quindi l'unità di destra e l'unità di sinistra, troviamo il cavo USB per il collegamento a PC lungo circa 150 cm e un cavo Ethernet lungo invece 60 cm con innesti RJ45 che serve per mettere in comunicazione l'unità di destra e l'unità di sinistra. A proposito di montaggio, questo avviene in maniera veramente molto semplice attraverso le staffe ad L fornite in confezione, staffe in plastica stampata che vanno a fare pressione sulla superficie posteriore del supporto frontale di SimLab. Se non bastasse, all'interno ci sono dei piccoli spessori a forma di cuneo con delle seghettature che si vanno ad inserire tra la Button Box e il profilo in alluminio di SimLab, proprio per andare a massimizzare la stabilità della Button Box. Devo dire che se montata correttamente queste due Button Box sono veramente immobili all'interno dei fori della P1X. Entriamo adesso nello specifico andando ad analizzare sia i materiali sia la qualità costruttiva. Per entrambe le Button Box abbiamo un corpo in plastica stampata in 3D, corpo veramente molto resistente, molto spesso, che contiene il PCB personalizzato. La finitura è abbastanza grezza ma non viene osservata durante le fasi di utilizzo della Button Box perché è nascosta appunto dal supporto frontale SimLab. Sulla superficie della scocca realizzata in plastica 3D abbiamo delle piccole asole filettate che servono appunto per il fissaggio alla postazione, mentre nella parte anteriore troviamo una placca in carbonio da 2 mm, placca in carbonio che integra poi tutti i pulsanti e i rotari. Nella parte posteriore invece abbiamo sempre una piastra in carbonio, in questo caso da 1 mm, che va a coprire la porzione posteriore del PCB. Importante sottolineare, come ho ripetuto, PCB perché queste Button Box, a differenza di molti altri prodotti abbastanza dozzinali presenti sul mercato, integrano un PCB personalizzato, uno per ogni singola unità, il che significa che c'è una scheda elettrica dedicata con tutti quanti i controlli, tutti quanti i pulsanti saldati direttamente, a tutto vantaggio ovviamente della professionalità ma anche della durabilità e dell'affidabilità di questo prodotto.
Andiamo adesso a dare un'occhiata a tutti quanti i controlli presenti sulla superficie della dashboard di sinistra. A partire dall'alto abbiamo un pulsante di generose dimensioni con un LED integrato, LED che viene acceso solo quando lo switch posto alla sua sinistra è posizionato verso l'alto. Abbiamo uno switch infatti a 2 posizioni, come sentite, con un feedback veramente molto importante, che va ad accendere il LED sul pulsante di destra. Sullo switch a 2 posizioni abbiamo un pulsante di emergenza di colore rosso che, se premuto, va appunto a spegnere questo interruttore e anche il LED nel pulsante. Io utilizzo questa combinazione ad esempio per accendere l'iniezione e avviare il motore con il motorino di avviamento, una funzione che non fa che aumentare un pochino il realismo sui nostri simulatori. Nella regione inferiore abbiamo invece 2 pulsanti momentanei e un joystick a 7 posizioni. Il joystick a 7 posizioni, come detto, è un optional. Nella versione standard abbiamo invece 3 pulsanti momentanei. Per quanto riguarda quest'ultimi, sono realizzati con dei buoni materiali. Abbiamo un contorno in alluminio spazzolato e un pulsante in plastica di colore rosso. Il feedback tattile non è eccezionale, ma è comunque avvertibile e secondo me fa molto bene il suo lavoro. Questo sia per quanto riguarda i 2 pulsanti sull'unità di sinistra, sia per quanto riguarda i 3 pulsanti sull'unità di destra. Per quanto riguarda invece il joystick a 7 posizioni, questo va a sostituire uno dei pulsanti momentanei nella versione standard, quindi come detto all'inizio è un optional che va acquistato a parte. Il joystick a 7 posizioni permette quindi di aggiungere 7 input al nostro simulatore, la classica croce direzionale, un rotary destra-sinistra e il tasto di pressione. Il joystick ha veramente una qualità molto elevata sia nella croce direzionale, che dà un feedback sia tattile sia uditivo molto importante, sia durante le fasi di rotazione che è coadiuvata da un rotary realizzato in alluminio con delle zigrinature che aumentano il grip durante le fasi di rotazione. Pomello oltretutto molto bello, perché nella parte centrale troviamo il logo Apex Sim Racing. Nella regione posteriore della dashboard di sinistra troviamo 2 ingressi, un ingresso USB-B per il collegamento del cavo USB al PC e un ingresso RJ45 per il collegamento del cavo LAN che poi porta il segnale dall'unità di sinistra all'unità di destra. Passiamo adesso ad analizzare l'unità di destra della button box, unità di destra che mantiene le stesse caratteristiche strutturali di quella di sinistra. Nella parte inferiore troviamo 3 pulsanti momentanei con le stesse caratteristiche di quelli già visti in precedenza. Ricordo che possono essere sostituiti in fase di acquisto con dei pulsanti NKK che hanno un feedback tattile e sonoro decisamente superiore. L'unità di destra è caratterizzata dalla presenza di un grande rotary encoder nella parte superiore, rotary encoder con un pomello in alluminio da circa 50 mm, quindi molto generoso, realizzato completamente in alluminio, fatto veramente molto bene, dove all'interno troviamo un adesivo gommoso con il logo Apex e le frecce per la rotazione. Di solito uso questo comando per la ripartizione della frenata, perché essendo molto ampio è molto facile da raggiungere, facile da individuare e soprattutto mi rimane sempre il controllo della ripartizione della frenata anche quando faccio il cambio di rim. Cambio infatti spesso rim e mi viene molto comodo avere il comando della ripartizione della frenata, che è uno di quelli che uso sicuramente di più, sempre nella stessa posizione, in modo tale da non confondermi anche con diversi rim. Come detto, il click è abbastanza importante dal punto di vista tattile, si riescono a distinguere in maniera veramente molto netta gli scatti, anche se la resistenza alla rotazione non è elevatissima, ma questa è dovuta soprattutto alla dimensione molto ampia del rotary in alluminio, che non fa altro che con una leva maggiore andare a togliere un po' di resistenza al rotary stesso. Nella regione posteriore dell'unità di destra troviamo invece un solo ingresso RJ45 dove va inserito il cavo proveniente appunto dall'unità di sinistra, che serve, come già detto, per mettere in comunicazione le 2 button box, quella di sinistra e quella di destra. Cerchiamo adesso di tirare le somme su questa P1X dashboard prodotta da Apex Sim Racing, un prodotto che secondo me fa del design e della funzionalità il suo punto di forza, perché si va ad integrare in maniera veramente perfetta con il supporto della SimLab per cui è stato costruito. Una button box che risulta praticamente invisibile e che è molto pulita, molto elegante sul supporto della P1X. Ci fornisce inoltre un numero aggiuntivo di input che non bastano mai su
sui simulatori in maniera veramente molto discreta. Dal punto di vista della costruzione mi è piaciuta molto la placca frontale in carbonio che ben si sposa con il design della P1X. Non vi fate spaventare dalla presenza di plastica 3D perché ha il solo scopo di contenere elettronica personalizzata con un PCB professionale, ed in questo va fatto un plauso sicuramente ad Apex perché si distingue dagli altri competitor sul mercato che invece presentano delle elettroniche dalla qualità ovviamente discutibile. Qui invece abbiamo un PCB personalizzato professionale. Per quanto riguarda invece gli input, ho trovato molto buoni i pulsanti, anche se dal punto di vista tattile sicuramente non eccellono. Se avete bisogno di un input tattile un pochino maggiore vi consiglio di andare sui pulsanti NKK. Ottimo il joystick a 7 posizioni che ci dà inoltre un boost di 7 input per il nostro simulatore, il che è un plus non da poco, e mi è piaciuta anche la possibilità di avere la ripartizione della frenata sul grande rotary di destra. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ringrazio Apex Sim Racing per la recensione e come al solito vi auguro buona giornata.